Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andremo a vedere l'evoluzione spirituale nella prima parte del 2023. Questa è un approfondimento della prima linea della lettura generale che ho già pubblicato. Non è necessario aver visto quella lettura prima di vedere questa, però potrebbe essere interessante. Ci saranno poi altre due letture, una che andrà ad approfondire quello che è la sfera delle relazioni e l'affettività, e l'altra lettura, l'altro video che poi farò, sarà per approfondire tutto il tema lavorativo ed economico. Quindi ho ripreso le energie di quella lettura, la prima linea era la parte spirituale e abbiamo la carta dell'appeso come energia generale, un 8 di coppe, un 2 di coppe al contrario, la sacerdotessa, un 7 di spade al contrario e la carta della regina di coppe. Allora, l'otto di coppe parla normalmente di una ricerca interiore, di una ricerca spirituale. Può fare riferimento ad un viaggio, ma visto che è una lettura di tipo spirituale, credo che sia più un momento di introspezione, probabilmente dal quale si arriva. L'appeso è un'energia lenta come carta. Può essere che qualcuno si senta in questo tipo di situazione un po' bloccata, un po' incastrata, in effetti da un po' di tempo. Ma l'otto di coppe vi dice che c'è bisogno di fare una ricerca e di andare a capire che cos'è per voi la felicità, cosa vi rende felici. Qui c'è la necessità di staccarsi da o una relazione, una situazione o un'idea, un certo tipo di vuoto emotivo, perché quando c'è l'otto di coppe si parla normalmente di un vuoto emotivo. Proseguiamo con un 2 di coppe al contrario. Allora, qui sento che fa riferimento a, allo scendere a compromessi sia con voi stessi che con gli altri. Avete anche la carta della sacerdotessa. Guardate, sono comunque carte di introspezione. Anche la carta della regina di coppe che avete qui parla di quello che è il connettersi con il proprio lato emotivo. C'è qualche cosa che ha a che vedere con i compromessi nella prima parte del 2023. Andremo poi a spiegare bene con i mini tarocchi. La sacerdotessa mi dice che qui potrebbe esserci per qualcuno l'inizio di nuovi studi, un nuovo tipo di percezione della realtà. Ricordatevi che comunque la carta dell'appeso è la carta di una persona che è a testa in giù, vede le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, e qui è un po' come aprirsi al mondo interno. Per qualcuno si tratta proprio di iniziare qualche studio in materia esoterica, magari inizierete a leggere le carte anche voi, magari si tratta di qualche corso di yoga, mi dicono, può essere qualche cosa che per voi vuol dire, diciamo così, avvicinarsi a voi stessi, alla vostra anima, al vostro sé superiore, direi. Può essere l'inizio di un percorso di studi, può essere l'inizio di, del porre l'attenzione al mondo interno, ok? Ma lo vediamo anche qui con la regina di coppe. Allora, arriviamo a questo 7 di spade al contrario, ragazzi. Qui si tirano giù le maschere. La carta dell'appeso, come vi dicevo, vi fa vedere le cose da un altro punto di vista. Vi fa vedere le cose da un punto di vista più profondo, perché anche la sacerdotessa, se ci fate caso anche qui nella raffigurazione c'è, è collegata con la luna. La luna parla sì di subconscio, ma parla anche di quello che non si vede. La luna normalmente è illuminata per metà e qui è quello che non si vede, che inizierete a percepire avendo questa energia, che ha anche un po' di impotenza, se ve lo devo dire tutta con l'appeso. Adesso, non in nei mazzi originali, diciamo così, oltre che essere appeso, ha anche le mani legate dietro, quindi c'è proprio un'impossibilità ad agire. La regina di coppe potrebbe fare riferimento a una nuova capacità di diventare madri di se stessi, potrebbe fare riferimento a una madre, a una sorella, a una figura comunque vicino a voi, o appunto al prendere contatto con questo turbinio mentale, scusate, con questo turbinio emotivo, dal quale vi dovete allontanare. C'è qualcuno qui che è come se
ci fosse stata una sorta di situazione di mancanza che ha portato a creare dei compromessi, magari proprio con voi stessi, perché siete in una fase dove scusatemi, non vi ascoltate come potreste, però ecco, visto che comunque c'è questa sorta di sviluppo, si va verso proprio quello che è l'imparare ad ascoltarsi, l'imparare la connessione col sé, tirare giù le maschere per riuscire a riequilibrare il divino femminile, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Ovviamente letture, vi ricordo che sono fatte per un collettivo, sono generali, potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volesse semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Basta aprire la tendina. Wow! Si apre con un cavaliere di coppe al contrario e un 6 di coppe al contrario, che spiegano un 8 di coppe. O c'è bisogno di allontanarsi da un'idea, e qui sento che è l'idea dell'amore romantico, ragazzi. C'è una cosa che io dico ogni tanto per scherzare, però poi in realtà è vero, la sindrome della principessa. Ma penso che esista, nel senso che o qualche cosa del genere, però la sindrome della principessa è qualcuno che ha un atteggiamento da principessa, ha bisogno di qualcun altro che venga a salvarci, insomma, dall'infelicità, dalla solitudine, cioè si aspetta il principe azzurro, si aspetta che ci sia qualcun altro ad occuparsi di noi. Mm? Salvarci, queste un po' le fiabe, no? Raccontano questo. E difatti il 6 di coppe è anche collegato alla fiaba, all'amore platonico, all'amore romantico. Ok? Io sento che qui ci deve essere una sorta di distacco da quel punto di vista lì, per quello che riguarda l'idea sì, dell'amore romantico, mi viene proprio da dire, sapete? Io credo che qui questo vuoto mentale di cui ci parla l'otto di coppe sia proprio dovuto a quello, nel senso che magari non avete ancora trovato, o probabilmente qualcuno ha idealizzato tanto quello che potrebbe essere una relazione, che pur di avere quel sogno scende a compromessi, o ci si è resi conto di essere scesi a compromessi, perché comunque questa è una presa di consapevolezza, eh? Andiamo a vedere questo 2 di coppe per piacere. Abbiamo un 7 di pentacoli e la carta del mondo. Sì, è come se qui qualcuno ad un certo punto maturasse questa sorta di distacco, mm? Da una situazione, da un atteggiamento, da un'attitudine, da una relazione. Può anche essere che sia una relazione che voi avete idealizzato, ovviamente. Se non è l'amore o la relazione in generale, può essere una relazione con una persona. E qui mi viene un po' da dire che ci si è stufati eh, di rimanere un po' così per aria. Questi compromessi, quando c'è il 2 di coppe al contrario, io sento che o non c'è un reale compromesso, oppure è un compromesso che stringe, che non è equo, che non è bilanciato, diciamo così, per entrambe le parti. E qui con la carta del mondo c'è bisogno di un cambiamento. Io credo che sia qualcosa che faccia riferimento al modo in cui vedevate la relazione, la coppia, l'amicizia, la fratellanza, perché 6 di coppe parla anche di fratelli, di quando eravate fanciulli, come se avessi bisogno di matura. Ecco, ho questa sensazione che qualcuno qui si sia un po' incastrato in determinate dinamiche, magari familiari o di coppia, per credenze più o meno veritiere o reali. Qui c'è bisogno di staccarsi da questi compromessi, di rendersi conto che ok, io non sono così, eh, questo tipo di comportamento, di compromesso, di accordo, anche se poi non è verbale, no? Nel senso tipo chi cucina non lava i piatti o cose di questo genere, non lo so, ve la tiro lì. Però ecco, c'è qualcosa qua che stringe. Andiamo a vedere la sacerdotessa, qualcosa che fa sentire impotenti, mi viene da dire.
Allora, un 5 di bastoni al contrario, un 2 di pentacoli al contrario e la carta della regina di spade al contrario. Ma qui direi che c'è una sorta di ciclo che deve in qualche modo compiersi, chiudersi, perché sennò tende a ripetersi. La questione del 7 di bastoni al contrario e la regina di spade al contrario, io sento che c'è una sorta di confusione mentale, ok? Qualcuno si sente probabilmente indifeso, e sta un attimino cercando di uscire da questa situazione di indecisione di cui ci parla il 2 di pentacoli. Probabilmente ci sono due forze, due energie opposte, perché comunque vi ricordo che la sacerdotessa è il bilanciamento degli opposti, ok? È la scoperta della dualità, diciamo così, quindi il bilanciare ehm, sia il lato maschile che il lato femminile all'interno di noi attraverso quello che è la canalizzazione, ecco, se vogliamo un po' il succo. C'è bisogno di capire dove mettere le strutture, dove lasciare andare le barriere, perché molte volte ci raccontiamo delle bugie per mettere delle barriere. Andiamo a vedere questo 7 di spade al contrario, abbiamo un 3 di bastoni, un'altra volta la sacerdotessa, ma questa volta al contrario, un fante di coppe e un altro 2, questa volta di spade. Guardate, ho la sensazione che se siete voi che avete raccontato queste bugie, o che avete avuto queste proiezioni o cose di questo genere, è perché in qualche modo non ascoltando voi stessi, ma sento che cambierà questo perché ci sarà una sorta di periodo di approfondimento. Non ascoltando voi stessi è un po' come se faceste fatica o ve la raccontaste su come poter espandere questo tipo di relazione, di legame, di situazione o anche solo, diciamo, la vostra evoluzione personale. Andiamo a vedere un attimo la regina di coppe. Due di coppe nuovamente al contrario, ce l'avevate già qui, e 4 di pentacoli. Ragazzi, io ho come la sensazione che avete bisogno di rompere qualche tipo, ripeto, di accordo, di compromesso, di legame, ehm, di disequilibrio. È un po' come se qualcuno qui, per impossibilità d'agire, per troppa idealizzazione della relazione o dell'amore, avesse assunto dei comportamenti, degli atteggiamenti o qualcosa per lo stile che non sono propri. Qui c'è bisogno di tirarsi giù la maschera e, e di far dimostrare quello che è il vero sé. Mm? Diciamo che avendo la carta dell'appeso l'energia è un po' lentuccia, se ve la devo dire tutta. Abbiamo, diciamo così, un salto in avanti tra febbraio e marzo, più o meno. Febbraio-marzo, sì. Diciamo primavera inoltrata. Beh, no, inizio prima, a cavallo dell'inizio della primavera. Febbraio, marzo, aprile ci può essere una sorta di movimento in avanti, una presa di contatto con voi stessi. Andiamo a vedere mese per mese, cosa vi riesco a dire di più. Anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se qualche cosa capita con i tarocchi, per esempio a febbraio, può essere che per qualcuno di voi in realtà succeda poi magari marzo-aprile, oppure anche magari già dicembre del 2022, quindi date un momento, insomma, alla lettura perché possa manifestarsi. Partiamo con un 2 di spade che avevamo qui a gennaio, abbiamo un 5 di spade a febbraio, la carta del giudizio a marzo, poi abbiamo ad aprile il cavaliere di bastoni,
a maggio un 3 di bastoni che avevamo già qui, un 5 di bastoni a giugno affiancato da un 6 di bastoni, 5 e 6 di bastoni. Allora, si parte da questo 2 di spade a gennaio. Suppongo che sia il togliersi queste maschere, il guardare un po' in faccia alla realtà, no? Quando a febbraio vediamo un 5 di spade, perché probabilmente ci sono stati dei conflitti, qualche tipo di discussione, qualche tipo di, diciamo, barriera, mentale soprattutto, da dover gestire, mi vien da dire, perché qui è facile un attimino cascare a febbraio, no? Perché comunque si parte da una situazione dove non si vede bene, dove non si vede chiaro. È un 2 di spade. Per molte persone si tratta di effettuare una scelta, di essere di fronte ad un bivio. E con il 5 di spade, appunto, qui si sta cercando di capire quale sia probabilmente la strada migliore o ci sono delle discussioni con qualcuno di esterno o sono proprio delle, diciamo, discussioni interne sul 2 di spade. Prendo la strada A o la strada B? Da che parte vado? Fate attenzione perché comunque quando c'è il 5 di spade si parla sempre di una sorta di falsa vittoria, nel senso che si tratta di lotte di potere. Se sono discussioni solo per aver ragione, non per trovare un punto di incontro tra le due parti, ok? A marzo abbiamo il giudizio, ragazzi. A marzo c'è una sorta di presa di consapevolezza, è come se vi rendeste conto di qualche cosa di più grande. O parla di un'idea, di un'illuminazione, o è proprio un qualche tipo di chiamata da un punto spirituale, eh? È come se foste richiamati con questa sacerdotessa anche ad occuparvi di nuovo del mondo interno, o ripeto, per qualcuno potrebbe trattarsi di prendere quel momento di ah, ecco, cioè un momento eureka, no? Dove vi si apre proprio non una porta, 10 portoni. Sarà un periodo bello intenso di presa di consapevolezza, marzo, che porterà secondo me qualcuno a aprile a fare un movimento. Abbiamo un cavaliere di bastoni, può essere una persona, mm? Quindi può essere una persona verso la quale voi farete un movimento o che farà, può essere che questa persona faccia un movimento nei vostri confronti. Vi dico, potrebbe essere questo cavaliere di coppe che abbiamo qui, potrebbe essere una regina di spade che abbiamo qui o un fante che c'è qui. O potrebbe essere una persona nuova, non è detto. Se no, se siete voi, è un movimento che farete in avanti e infatti dopo questo movimento, verso maggio, abbiamo un 3 di bastoni che è una carta comunque di espansione. Manca il 4, però abbiamo 3, 5, 6 e in questo mazzo in particolare il 5 parla di un gruppo di persone che competono tutte insieme per il raggiungimento dello stesso scopo. Mentre qui è una lotta della mente, qui è più una competizione, una gara per raggiungere il successo, per avere la vittoria. Non lo so, sento un po'. Allora, la carta della pesa è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Vedere e capire. Molto yang, molto energia maschile, molto mente. Però fate attenzione perché con questo 5 di spade, secondo me, vi state giocando dei trucchetti in modo da sentirvi vincitori all'interno di una situazione, di una relazione. È un po' come mi parlano di giustificarsi, magari per qualcuno risuona. State o giustificando qualcun altro o giustificando voi stessi in una determinata situazione o relazione. A marzo arriva quella presa di consapevolezza ed è da lì che poi, diciamo così, si inizia a giocare insieme a qualcuno. Può essere insieme come lato maschile e lato femminile di voi stessi, quindi si ritrova in un certo senso quell'equilibrio che forse qui col 2 di coppe al contrario mancava, oppure si tratta di un gruppo, si tratta di quel partner o quella partner o quel gruppo familiare, quella collaborazione che vediamo anche qui con i 2 di coppe, perché parlava anche di accordi, e si va verso il successo, c'è il 6 di bastoni,
si va verso la gratificazione personale, verso il riconoscimento. Wow. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo l'imperatrice per il 2 di spade e un 5 di spade al contrario. Sì, sento un po' che qui è vado, non vado, faccio, non faccio, mi espongo, non mi espongo. Andiamo avanti, 5 di spade, 6 di spade e 7 di bastoni. Ce l'avevate già? Sì, 7 di bastoni è qua un'altra volta. Allora, io credo che qui questo 5 di spade a febbraio vi porti a riflettere su quali energie bisogna lasciare indietro. Sento che è un'energia che comunque ha avuto cura di voi, perché abbiamo un'imperatrice, può essere una madre, può essere un tutore, una tutrice, o comunque se fosse anche un partner amorevole. C'è bisogno però comunque di lasciare indietro questo tipo di figura, che è l'imperatrice, appunto, perché in un certo senso porta a idealizzare un pochettino troppo quello che è l'idea romantica. Ci abbiamo qua anche una regina di coppe, quindi ecco, c'è bisogno di lasciare un po' cadere le strutture mentali, mi viene da dire. E febbraio qui è un po' come se iniziaste a prendere distanza. mm? Ricordatemi che a gennaio si parte con qualcosa che non si vede. Qui è un po' come sono le discussioni interne e qui vedo la comprensione. Fatemi vedere questo giudizio. Il giudizio un'altra volta al contrario è un fante di coppe che abbiamo anche qui. Io credo che sia stata, allora, mente e cuore, no? Due di spade. Mente e cuore, quello che si sente e quello che dice la mente. Credo che dobbiate fare un po' pace con voi stessi, o farete comunque pace con voi stessi, mm, nel senso che riporterete, grazie appunto a questo giudizio, al mondo che avete, alla possibilità del periodo di stand-by dell'appeso e anche grazie alla sacerdotessa. È come se qui vi rendeste conto che la cosa importante non è ricevere le scuse di qualcuno, però in realtà è aver capito le dinamiche di base di una situazione, perché nel momento in cui uno capisce perché le cose sono andate così, non ha neanche più bisogno di sentirselo dire dall'altro, o non ha neanche più bisogno, cioè siete a posto, vi potete poi staccare. E vi ricordo che qui avete un 4 di pentacoli al contrario, quindi inizia proprio questo distacco dall'aver bisogno di una giustificazione, di una conferma di quello che è da parte di un'altra persona. Andiamo avanti con il cavaliere di bastoni, vediamo cosa riesco a dirvi. 3 di pentacoli al contrario e il carro. Sono due carte di movimento. E abbiamo anche un 3 di pentacoli al contrario. Allora, vi sento un pelino titubanti, avendo questo 3 di pentacoli al contrario. In realtà state già facendo qualche cosa per muovervi da questa situazione di appeso. State già pianificando, organizzando, cercando di capire scusate, state già cercando di capire che tipo di direzione dare alla situazione, ma manca un po' di pianificazione, manca un po' di gestione pratica degli eventi e sento che per molte persone, come vi posso dire, si tratta di non sentirsi neanche troppo sicuri di se stessi. Qualcuno sento che ha delle lacune fondamentalmente, ma qui si vede eh, con un lotto di coppe, dei vuoti proprio a livello emotivo e a livello di valore personale, a livello di amor proprio, quindi è un po' come il non sentirsi all'altezza di un certo tipo di movimento, viaggio, trasferimento, o quello che per voi il carro rappresenta. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché comunque parla di espansione. Avete la sacerdotessa una terza volta, eh? Vediamo un po' che altro. E il mondo un'altra volta.
Ragazzi, dovete crederci un po' di più. La sacerdotessa è una carta appunto che vi parla di intuito, ok? Anche qui sento che andrete a lavorare quello che è l'intuito, magari vi appoggerete a qualche tipo di terapeuta spirituale, se mi parlano di omeopatia, quindi magari medicine alternative o cose di questo genere. Avete bisogno di riprendere un po' contatto con voi stessi, col vostro sé più intimo. Mm? Perché poi da lì, una volta che imparate, mi sono incartata con le parole, imparerete a conoscervi meglio, qui arriva il mondo, arriva il cambio. Guardate cosa c'è sotto la carta degli amanti. Io di solito non le guardo sotto, però parla di equilibrio, di espansione. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, per piacere, grazie. 8 di spade e la torre al contrario. Allora, a giugno fate attenzione a ridimensionare l'ego. Io adesso non so di che cosa si tratti per voi tutta questa faccenda, però io ho l'impressione che se stiate aspettando qualche tipo di vittoria, di risultato, di... fatemi vedere un attimo che altre carte ci sono. Sì, per qualcuno che stia aspettando un risultato, diciamo così, può essere un risultato di gruppo. Tenete presente che appunto è un risultato di gruppo o comunque ci sarà un risultato di gruppo e tenete a bada il vostro ego, ok? Perché sì, è vero, c'è un 6 di bastoni che è la carta del leader, quindi siete perfettamente in grado di guidare, diciamo così, le masse, ma senza le masse voi non sareste dove siete. Quindi occhio a non peccare di troppo ego, perché comunque abbiamo una torre che c'è, è nell'aria, non è ancora dritto, quindi probabilmente non c'è ancora questa caduta dell'ego, però è un po' come se vi dicessero, fai attenzione perché l'ego è anche quello che blocca, eh? Di conseguenza, perché? Perché crea paura. All'ego non piace cambiare, di conseguenza genera paura per farci rimanere bloccati, è situazione d'appeso, ehm, nella situazione in cui si è, perché comunque è sempre meglio rimanere in una situazione non felice, ma che si sa gestire, piuttosto che affrontare il cambio con l'incertezza di quello che verrà. Anche se il certo è brutto, ma almeno si sa com'è. Ecco un po' quello il senso. Va bene, fatemi vedere ancora un oracolo e poi andiamo a vedere un messaggio da parte dei guerrieri di luce, vediamo che cosa hanno ancora da dirvi. Quanti messaggi? Ispirazione, carta numero 5. Guardate che bella rappresentazione. Allora, ho come la sensazione che parli proprio dell'imperatrice, o del divino femminile. Ce l'abbiamo qui, ok? Quindi qui si parla di prendere ispirazione da quello che potrebbe essere la vostra creatività. Fatemi vedere. Avete il mondo, avete la sacerdotessa, gli artisti canalizzano molto in questo senso. Sì, in un certo senso è un po' come se ci sono persone, anche a me succede spesso, anzi è una cosa che mi piace parecchio fare, attraverso gli hobby si entra in uno stato meditativo, quando si, vabbè, a meno che non siano hobby, non so, tipo, a me piace fare lavori di manualità, no? E quindi quando faccio questo tipo di lavori, ehm, dimentico il tempo, si crea come un vuoto mentale e alla fine lì arrivano le soluzioni. Ed è un po' il consiglio di questa carta, perché comunque è in una posizione statica di semi meditazione, perché in realtà le gambe non si vede se siano incrociate in avanti o piegate all'indietro, ma considerata la forma che ha, diciamo, il busto, si può supporre che abbia le gambe piegate indietro, quindi è in una posizione molto aperta, molto espansiva,
molto da mamma, da persona che dà. Anche la forma delle mani è una persona che come se incanalasse in un certo senso mi verrebbe da dire come posso dire, un getto di energia. Mm? Poi abbiamo autorealizzazione, wow, carta numero 15 e credo che qui sia importante per molte persone canalizzare, capire che cosa volete fare, no? Capire come potete colmare quel vuoto che vi portate dentro. Wow, e poi guardate, carta numero 35, riprendendo il tuo potere. Wow. Riprendendo indietro sarebbe, riappropriandoti, diciamo così, del tuo potere. Quindi qui ragazzi davvero ci sarà un'evoluzione da un punto di vista spirituale grazie alla carta dell'appeso. È questo periodo che vi dà la possibilità di vedere da un altro punto di vista, prenderete consapevolezza di come muovervi, delle proiezioni mentali. Sarà un buon 2023, diciamo. Infatti, guardate che carta abbiamo, ascensione. La tua anima si sta evolvendo ad alti stati di coscienza. Sei pronto per questo. Ah, e infatti ve l'ho detto, c'è la sacerdotessa, qualcuno scoprirà qualche doto, qualche dote percettiva o qualche dono psichico. Mm? E poi abbiamo fruizione, anche questa è molto bella di carta, perché vi rassicura fondamentalmente e vi dice i vostri sogni e le vostre visioni arriveranno ad essere fruibili, a diventare realtà. Cari amici del Toro, questo è quello che ho per voi per la prima parte del 2023. È un periodo intenso, ma sarà sicuramente appagante dal punto di vista della crescita personale e spirituale. Io spero che la lettura vi sia piaciuta, insomma, che vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete supportare il canale anche iscrivendovi, condividendo, commentando o lasciando una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io di nuovo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!